Salve cercatori del mistero e benvenuti a Il mistero è servito. Oggi parleremo di un tema francamente strano. Probabilmente ne abbiamo già affrontato qualche aspetto, ma nel suo intero. Il tema di oggi è qualcosa di nuovo su questo canale. Scusate per l'interruzione. Se ne parla già da qualche anno. Si è viralizzato come una teoria ed è molto in voga su YouTube attraverso i video. È diventata questa teoria abbastanza popolare e si potrebbe riassumere con un titolo molto suggestivo. Viviamo in una realtà, in una simulazione generata da un computer, ossia una realtà artificiale, creata da qualcuno o qualcosa che gioca con la nostra coscienza. Bene, a una semplice vista questa teoria può risultare qualcosa di scioccante, nient'altro che un'altra ancora di quelle teorie pazze senza nessun fondamento. Ma cosa pensereste se vi dicessi che milioni di persone in questo momento credono appieno a questa teoria? E attenzione, fra loro scienziati di alto livello, vuol dire che non si tratta di uno scherzo. Beh, cerchiamo di analizzarla. Uno di questi scienziati che la appoggiano è il professor Rizwan Virk, un professore esperto di computer e giochi virtuali al MIT, il Technological Institute of Massachusetts. Quest'uomo ha pubblicato un libro con il titolo L'ipotesi della simulazione. Ci dice che la prima volta che si rese conto dell'importanza di questo fu giocando a ping pong con, sapete, quegli occhiali di realtà virtuale che vi fanno sembrare il mondo a 3D quando invece state giocando con qualcosa. Quando terminò volle appoggiarsi alla tavola virtuale, ma quasi cadde al suolo. E disse: mamma mia, può arrivare un momento in cui non sapremo distinguere fra realtà e il virtuale, fra la realtà e quello che è il mondo virtuale. Quindi lo scienziato cominciò ad abbozzare una teoria. La nostra realtà potrebbe veramente essere come una specie di MMORPG, questo è l'acronimo delle parole inglesi, ossia un gioco di ruolo massivo di multiplayer in linea. Qui Virk propose due possibilità. O noi siamo parte di una intelligenza artificiale creata da una civiltà super avanzata, o noi umani siamo solamente personaggi di un gioco. Tutti sappiamo nel profondo che esistiamo fuori da questa simulazione, ma impersoniamo un giocatore all'interno di questa realtà virtuale. Complicato, vero? In ogni caso, Virk suggerisce che forse viviamo dentro una situazione, una simulazione nelle mani di altre civiltà, creata da altre civiltà che stanno studiando il nostro comportamento. Un gioco per vedere come termineremo come civiltà. Finiremo per ammazzarci l'un l'altro? O alla fine saremo capaci di riconciliarci con noi stessi e incamminarci verso uno stadio evolutivo vero? Vale a dire, questo scienziato dice che questa simulazione servirebbe perché i nostri creatori possano fare cose che con la loro realtà normale non possono fare. E questo gioco servirebbe loro come un allenamento, una tavolozza molto ampia di possibilità per vedere che conseguenze abbia decidere fare una cosa piuttosto che un'altra. Virk non ha remore nel dire che siamo come personaggi virtuali, appunto, ognuno con i suoi doni, con le sue abilità speciali, professioni e così via, e qualcun altro ci starebbe manovrando come in un gioco da qualche altro posto, da qualche altro lato. E guardate la frase finale di una sua intervista: è più probabile che viviamo in una simulazione che no. Questo non ricorda molto dei film popolari come Westworld o il mitico Avatar di Cameron, e naturalmente bisogna citare Matrix.
Ci sono molti altri scienziati che appoggiano questo, come Alan Guth, insieme a Elon Musk, che disse che le probabilità di stare vivendo in una realtà oggettiva, cioè questa solida, sono 1 su 1.000.000.000. E un altro scienziato, Ray Kurzweil, suggerisce che forse nel migliore dei casi il nostro universo è un esperimento scientifico di uno studente di secondaria di un altro universo. Lasciando di lato le teorie scientifiche, ci sono anche altri fattori interessanti in tutto questo, e ci sono quelli che alcuni hanno chiamato caduta della realtà, come dei break. Ricordate in Matrix 1? Neo sta per salire una scala. All'improvviso vede un gatto nero che fa un movimento, qualcosa come scrollare la testa. Poi torna a guardare ancora e appare ancora una volta lo stesso gatto facendo lo stesso gesto. Dice al gruppo: «Ehi, avete visto qualcosa di strano?» E gli dicono: «Questo è un bug di programma». Alcuni credono che cose come questa accadano realmente. Accadono realmente questi blocchi della realtà. Facciamo qualche esempio. Quasi tutti registrati in video, ce ne sono moltissimi in rete su YouTube. Uno dei tanti ci mostra una serie di uccelli che si immobilizzano per un attimo in aria, con le ali aperte e dispiegate, ma non si muovono. Ci sono vari video di questo tipo, i più critici dicono che si tratti soltanto di un effetto ottico. Naturalmente sappiamo che gli uccelli planano con le ali aperte, si lasciano trasportare o sollevare dal vento, ed è una questione di prospettiva. Sembra che stiano fermi solo per questo. Ci sono però altri video che non si possono spiegare tanto facilmente. Si vede per esempio un uccello fermo, come congelato in aria, in posizione di volo, con le ali dispiegate. Personalmente vedo soltanto una spiegazione fisica, cioè che il soggetto del fermo stia su un cavo molto fine, molto sottile, impercettibile, tanto all'occhio umano quanto alla videocamera. Ma potrebbe esserci qualche altra causa. Se vedrete alcuni di questi video, rimarrete sorpresi. Altri dicono che esistano anche spiegazioni più facili. Ma andiamo avanti. Per alcuni esperti, altre evidenze di questa realtà virtuale sarebbero le cosiddette cadute temporali, casi di persone che sperimentano anomalie nel trascorrere del tempo. Esistono soprattutto molti casi di spostamento in macchina, casi come un viaggio che avrebbe dovuto durare 5 ore, per esempio, mentre invece si è risolto in 1 ora soltanto. Questo è impossibile. E si danno anche altri casi di veicoli in movimento che entrino in una specie di banco di nebbia e dopo averla attraversata appaiono in altri paesi. Hanno percorso migliaia di chilometri in un attimo. Di questo ce ne sono vari casi come questo e vengono riportati in tutto il mondo. Poi ci sono le cadute tipo loop, vuol dire cerchio. Ci sono testimonianze di molte persone che, per esempio, avanzano per strada dove si ripete tutto uguale, gli stessi edifici e le stesse persone che avevano percorso quel tratto poco prima tornano ad apparire. Continuano a camminare anche per una mezz'ora e poi tutto continua ad essere uguale. Si ripete, come se fossero rimasti intrappolati all'interno di un loop. Un bug temporale, appunto. In altri casi ci sono stati viaggi attraverso il tempo ancora più perturbanti. Gente che per un tratto è apparsa in un altro tempo, vedendo per esempio truppe romane o dell'epoca medievale, e poi è tornata all'epoca d'origine. Bene, può darsi, amici, sapete, questi sembrano episodi, non saprei, di un incubo psicotico, un tipo di malattia mentale, ma magari no. Per molti scienziati tutto questo avrebbe molto senso e sarebbero errori nei codici di programmazione.
una simulazione con qualche, diciamo così, con qualche bug, con qualche difetto. E che credo io di tutto questo? Che dovrei credere, amici? Io sono aperto a tutto e per ora devo ammettere che tutto questo mi risulta molto contorto. Il fatto che potremmo stare all'interno di una specie di simulazione, poi quindi, se invece fosse realmente così, va bene? Se realmente fosse così, è molto ben fatto, è molto ben progettato, ma non lo scarto, non rifiuto quest'idea. Credo che bisogna essere aperti a tutto e non credere a nulla. Questa è la cosa più importante per poter continuare a investigare. È impossibile farlo senza una mente aperta, nemmeno va bene essere pragmatici e io non sarei mai capace di scartare questa possibilità. E voi che credete di tutto questo? Credete che sia troppo? Che gli scienziati forse sono troppo suggestionati e suggestionabili? Che questo sia impossibile? O accettate che tutto potrebbe essere? Beh, lasciatemi le vostre risposte, amici, e con questo vi saluto e arrivederci al prossimo video. Un abbraccio a tutti da Il Mistero è Servito.